Ciao Laura, ben arrivata nel mio podcast. Sono Grazie. molto contenta di ospitarti. Sei una stand-up comedian, un'attrice, sei l'autrice di te stessa e di tutti i tuoi testi. Sei anche autrice e conduttrice di un podcast che si chiama Humor Nero, che appunto evoca, come si capisce dal nome stesso, il black humor, appunto quello che conosciamo come essere un'ironia pungente e tagliente che prova a fare ridere su drammi ordinari. Sei in tour con il tuo spettacolo Io Morta, con l'H finale, che evoca appunto l'espressione tipica che si usa, poi correggimi se sbaglio perché io non l'ho visto ancora questo Io spettacolo. morta live Io sarebbe lo morta live, spettacolo, sì. ok. Quindi insomma evoca il modo di dire quando c'è qualcosa che non va, che è scioccante. Ho letto però che il focus sarà anche provare a improvvisare il tuo funerale, quindi come dovrebbe essere. No, questa è una falsità. Ah, l'ho letto ovunque. Allora, ti dico, l'hai letto ovunque e ti spiego anche perché. Perché ormai tante persone probabilmente fanno le recensioni senza andare a vedere gli spettacoli. Partiamo subito a bomba con della polemica. Mi sono trovata delle recensioni di questo spettacolo che non c'entravano niente con lo spettacolo, perché probabilmente il titolo evoca la morte e ipotizzo che qualcuno probabilmente va su ChatGPT e dice: di cosa parla lo spettacolo di Laura Formenti? ChatGPT, che come sappiamo, o qualunque altra AI che come sappiamo non è sempre affidabile, probabilmente si inventa una trama dello spettacolo che non esiste. E quindi no, lo spettacolo non parla di morte, ma come hai detto bene tu invece è un'espressione tipica riguardante appunto morire dal ridere, e quindi parla più del rapporto fra generazioni, di come cambia il linguaggio, anche di invecchiare, diciamo la verità, di crescere. Però mi fa molto ridere questa cosa, che ogni tanto mi trovo dei racconti sullo spettacolo che non sono veri. Come si dice, purché se ne parli, quindi Ma no, poi penso che sia molto figlio di questi tempi, cioè lo trovo interessante. Se dovessimo aprire il capitolo recensioni degli spettacoli, apriremmo un capitolo che secondo me per alcuni aspetti è estremamente interessante e potrebbe diventare anche uno degli argomenti dello spettacolo nuovo. sì. Sì, perché mi trovo delle recensioni a volte piuttosto buffe, che mi chiedo se i miei colleghi hanno simili, tipo commenti, mi è capitato delle recensioni tipo dichiara di essere single, ma questa cosa ci sembra molto strano, con tutte delle opinioni personali, no? Sulla mia vita personale, oppure commenti molto dettagliati su come sono vestita, vestita con un abito in chiffon, che dice vabbè, ma commentiamo lo spettacolo, no? Non succederebbe a un uomo di fatto. Questo ce lo chiediamo, non lo so. Partiamo col temore. Questo ce lo chiediamo, nel senso che magari loro hanno altre cose. Dovremmo chiederlo al mio collega se loro hanno altre problematiche riguardanti le recensioni. Può darsi, può darsi. Ma intanto a proposito di crescita, mi piacerebbe un po' capire la tua evoluzione di donna e di professionista, cioè raccontaci un po' della tua passione per la recitazione, come hai iniziato, i tuoi sacrifici e tutto quello che oggi ti ha in qualche modo costruita. Quanto tempo hai? Perché, perché è lunga, nel senso, io ho iniziato a voler fare teatro da ragazzina al liceo, i miei assolutamente contrari, come tutti i genitori preoccupati, perché la comica o l'attrice, io all'inizio volevo fare l'attrice, non è un lavoro, prima volevo fare l'attrice drammatica, sai, appendermi le tende, fare la Medea, E poi per campare, appunto, perché i miei mi avevano un po' accompagnato alla porta per farmi anche crescere, diciamo, con questo lavoro. Ho fatto un po' di tutto, mi sono occupata di teatro per ragazzi, ho fatto prosa, a un certo punto ho cominciato a fare anche teatro di strada e trampoli perché pagavano di più, banalmente, quando rischi una vita sui trampoli ti pagano di più, e da lì sono arrivata un po' più a scoprire il mio lato comico, il teatro di strada, facevo parte di una coppia comica che faceva teatro di strada e con la mia socia di allora provammo dei provini per Zelig, per Colorado, e con degli sketch di quello che si definirebbe slapstick, cioè di comicità visiva e non parlata. Abbiamo passato i provini sia per Colorado che per Zelig. All'epoca abbiamo scelto Colorado per vari motivi. Poi ho smesso di lavorare in coppia per i casi della vita e da lì ho cominciato a scrivere i primi monologhi e qualcuno mi disse: ah, ma questo stile di scrittura così cinico è stand-up comedy. Io non sapevo cosa fosse la stand-up comedy, quindi ho detto boh, se lo dici tu. Te l'ha detto qualcuno? Sì, che aveva uno stile un po' stand-up, ma non si parlava tanto di stand-up 11, 12, forse 13 anni fa, quando ho iniziato a farla. In Italia erano pochissimi quelli che facevano stand-up, c'era un gruppettino a Roma che erano i Satiriasi, qualcuno che iniziava a Milano, ma poca roba, e un po' ho cominciato a studiare questa roba che facevo evidentemente senza sapere di farlo. Ho cominciato a guardare gli stand-up comedy americani e mi sono innamorato, ho detto ma questa cosa è fighissima, perché la cosa che non mi piaceva di un certo tipo di comicità era un po' la vuotezza, cioè non ho niente contro chi fa una comicità di puro intrattenimento, ma non mi appassionava, no? Penso che sia un mestiere nobilissimo, che ci siano persone bravissime che lo fanno, ma non era il mio. Invece scoprire che con la comicità si potevano dire delle cose, togliersi le sassolini dalla scarpa, parlare di alcuni temi, quello sì che mi stimolava come idea. E allora ho iniziato, mi sono proprio buttata a capofitto in un periodo in cui mi veniva detto da più parti: ma sei brava,
brava, c'hai tempi comici, ma perché non vai a fare qualcosa di nazional popolare, provi a entrare in uno di quei programmi di prima serata nazional popolari? E mi ricordo una frase che mi dissero, ma così farai i circoli arci tutta la vita. E dico, Meglio sì, così. farò i circoli arci tutta la vita, che poi sono un posto bellissimo i circoli arci, sono dei posti in cui se bevi un bianchetto alle 9 del mattino non sei alcolizzato ma sei un compagno. E quindi sì, nell'arco di 5 anni la stand-up comedy è esplosa, adesso non c'è un solo bar pasticceria in tutto il paese in cui non organizzano serate di stand-up comedy. E quindi bene così, è andata bene. Eh sì, hai trovato comunque la tua forma, la tua dimensione, ma tu ti basi su fatti che ti accadono realmente nella vita reale quando scrivi? Cioè tu, quando è che capisci che un'idea può diventare un tuo monologo? Allora, cose diverse, alcune cose reali, alcuni fatti che ti succedono nella vita sono talmente clamorosi che dici vabbè, questo è un pezzo già scritto. Tipo anni fa mia madre rubò per sbaglio una macchina, perché all'epoca sai che si entrava, si poteva andare con le chiavi. È successo anche a casa mia. Ecco, solo che mia madre l'ha rubata al prete di Voghera e se l'è portata a casa ed era il giorno di Pasqua. Ed è già una barzelletta. Ed è così. una barzelletta È di già su, finita. quindi puoi immaginare il casino, la polizia, il prete di Voghera arrabbiato, cioè insomma tutta una serie di cose. E quello è un pezzo già scritto ovviamente, noi che rubiamo qualcosa alla chiesa e non il contrario. Oppure l'anno scorso mi hanno proposto di andare a lavorare in Libia, che è una roba da pazzi ovviamente perché non è un paese con una grande democrazia. E quindi ho detto, perché siccome poi noi viviamo di storie, cose assurde che ci succedono, ho detto ma mi potevo perdere l'occasione di andarmene in Libia. Sono stata in Libia 3 giorni e ovviamente tutto condito da sparatoria e tutta una serie di cose che sono successe. Il black humor ce l'hai attorno. Ma il black humor ce l'abbiamo tutte attorno. Quanti episodi della nostra vita al momento poi ci sembrano assurdi, drammatici. Se ci pensi bene c'è tutto un risvolto comico. Da il fidanzato che te ne ha combinate 2000 a una cosa grave, a un viaggio finito in tragicommedia. Quindi sì, gli spunti sono dappertutto e quasi tutti nascono dal reale o anche magari da cose successe ad amici che poi rielaboro, cose che mi hanno fatto arrabbiare, appunto piccole cose, le recensioni. La cosa che mi interessa è quando la mia esperienza personale può diventare esperienza collettiva. È lì che secondo me c'è un po' l'aggancio, perché sai, se no rischia di essere un po', scusami il termine basso, un ravanamento nell'ombelico se io racconto solo i fatti miei. Non arriverebbero, diciamo. Ma sì, alle persone gliene frega fino a un certo punto, no? Diventa gossip. È interessante quando, no, io condivido una mia esperienza e questa esperienza poi diventa un'esperienza condivisa. Tante persone ci si riconoscono per un motivo o per l'altro. Secondo me è lì il punto poi. Quindi diciamo il terreno fertile della tua comicità è la tua vita, è la vita delle persone che ti stanno attorno. Beh, la stand-up nasce da questa cosa qua, la stand-up parte dai dati personali, secondo me è una delle cose che differenzia molto dal cabaret un po' più old school. Mai se uno stand-up comedian non ha una moglie racconta della sua vita con sua moglie, Certo. mentre nel vecchio cabaret si seguivano più gli stereotipi, mentre qua a noi interessa vedere la nostra vita, la nostra unicità in questo modo, anche se siamo tanti monologhisti, tantissimi, troppi monologhisti, riusciamo ad essere comunque tutti diversi, perché cerchiamo di tenerci lontani il più possibile dagli stereotipi e raccontare proprio invece le nostre differenze. Certo, ognuno ha la propria diversità. Ma tu improvvisi ogni tanto? Ti capita? Allora, adesso va tantissimo di moda l'improvvisazione, il crowdwork, cioè quello che viene definito il lavoro col pubblico, cioè andare dal pubblico a improvvisare. Io credo che in uno spettacolo di stand-up comedy puro, cioè che non viene definito spettacolo di improvvisazione, c'è molta meno improvvisazione di quello che uno pensa. Cioè anche l'improvvisazione spesso è prevista, considerata, poi tenete presente che uno stand-up comedian fa al minimo 30-50 spettacoli l'anno, alcuni ne fanno anche di più. Per gli spettatori è sempre tutto nuovo, per te invece il numero di risposte che il pubblico può darti, il numero di cose che possono succedere, gli imprevisti che possono accadere sono abbastanza limitati, quindi c'è una parte sicuramente di improvvisazione, però c'è anche tanto mestiere nell'improvvisare. Bisogna anche sapere improvvisare. Sì, confesso che anche andandolo a vedere da altri mi piace vedere le brave persone che sanno improvvisare, proprio che fanno improvvisazione. Io da uno stand-up comedian invece voglio vedere cosa ha pensato, più che vederlo giocare col pubblico. Quello mi piace vederlo fare quando le persone fanno improvvisazione. Dallo stand-up comedian voglio vedere il suo materiale, le sue riflessioni, la sua profondità, perché l'improvvisazione rischia di essere, a parte veramente rarissimi casi, un po'
leggera, superficiale, e allora lì torniamo a quella cosa che non mi piaceva del cabaret. Però credo che con la scrittura si possa andare più in profondità, perché è frutto di una riflessione, è frutto di un ragionamento, è frutto di magari lavoro su un Certo. tema, che è più difficile l'improvvisazione. Parliamo del politicamente corretto, che è un argomento abbastanza divisivo, no? Cioè c'è chi dice va applicato, è giusto così perché bisogna adeguarsi a un certo tipo di contesto sociale, anche di riflessioni, e c'è chi invece dice, tanti tuoi colleghi che dicono io me ne frego del politicamente corretto, con il politicamente corretto non si fa ridere. Tu che cosa pensi del politicamente corretto? Cioè ha stancato o è giusto? No, a me fa ridere questa cosa, dice non si può più dire niente. Ma quando? Ma dove? Ma tutti dicono qualunque cosa, ma hai mai aperto i social? È veramente la fiera della qualunque. Io vengo incoperta di insulti tutti i giorni e i comici dicono praticamente qualunque cosa, ed è anche bene così, cioè i limiti della comicità sono la legge fondamentalmente, cioè c'è un diritto di satira e quindi se invece mi insulti sui social, in teoria io potrei anche denunciarti, poi in realtà praticamente non succede mai e quindi va a finire veramente che chiunque dice qualunque cosa, e anzi chi va contro il famoso politicamente corretto riempie i teatri, quindi sta cosa che non si può più dire niente è una leggenda secondo me metropolitana. Quello che è vero è che innanzitutto ci sono più persone che rispondono, cioè prima se una persona non era d'accordo davanti alla TV, non so, insultava Pippo Baudo davanti alla TV, no? Adesso le persone te lo scrivono sui social, quindi arrivano le famose shitstorm. Ok, il ruolo del comico è anche prendersi responsabilità di quello che dice. Vuoi essere un comico divisivo? Farei arrabbiare molta gente. È anche abbastanza normale che la gente si arrabbi se dici cose, se no dov'è il gusto della provocazione? Certo. Cioè, se noi fossimo davvero in un posto in cui non ci sono bigotti, siamo tutti liberi, non c'è divisione, non c'è polemica, che il senso dei comici viene anche un po' a morire. Sicuramente il palco è il posto giusto dove fare le provocazioni, cioè se il comico non fosse un po' provocatorio, un po' divisivo, un po', dov'è il gusto della trasgressione, della rottura della regola? La provocazione cambia anche negli anni, se noi pensiamo all'ombelico di Raffaella Carrà, scandalo, e invece adesso si vede qualunque cosa, si è spostata la provocazione, diciamo, si è spostata sempre in là, passando per la farfallina di Belen fino, no, cioè cosa fa scandalo, dipende, e anche nella comicità, cioè prima facevano scandalo dire le parolacce, adesso sempre più stiamo spostando la linea. Ribadisco, la comicità è il luogo giusto dove fare provocazione, il palco è il posto giusto perché è il posto dello scherzo, è il posto dei pagliacci, è il posto in cui tutti possono dire qualunque cosa. Questa cosa che è politicamente corretto stia rovinando tutto, nel senso, una cosa è la censura, un'altra cosa è contestazione dal basso. Censura è quando arriva la politica, arriva l'emittente televisiva e ti dice questa cosa non la puoi dire. Un'altra cosa è io dico quella cosa, faccio incazzare un sacco di gente, però questa cosa mi porta anche un sacco di engagement e un sacco di gente viene a vedere i miei spettacoli perché lui sì che è trasgressivo. Secondo me la cosa pericolosa è la censura, non il politicamente corretto dal basso, cioè la richiesta di rispetto da parte di alcune categorie che sono state un po' malmenate fino adesso. Ti è mai successo di essere stata censurata o di avere una richiesta di censura? 2 volte per il monologo sull'aborto. Mi è stato detto anche abbastanza chiaramente, cioè l'autore con cui avevo un rapporto confidenziale mi ha detto su questo tema la rete non vuole sentirci, non lo vuole fare soprattutto perché non ne vuole sentire parlare in termini comici, cioè se tu parlassi di interruzione di gravidanza in termini drammatici, ok, in termini comici no. E è interessante come cosa, che Già canalizza un'idea. sì, già di ti questa dice cosa non che si può comunque ridere. non si può ridere, esatto, perché è un qualcosa di negativo. Sì, e perché fai arrabbiare delle potenze grosse nel nostro paese. Deve essere per forza una cosa drammatica. Beh, io su questo tema ho fatto una grande battaglia, no? Sul fatto Sì. che l'ultimo tabù dell'aborto non è tanto che non ne puoi parlare, ma che certi diritti nel nostro paese sono ancora accettati in termini di dolore, cioè devi pagarli in dazi di dolore. Noi ti facciamo abortire, ma tu devi dimostrarti triste, contrita, che hai sbagliato, che non lo farai mai più e che hai fatto una cosa molto brutta e cattiva. E se però è una cosa che la legge italiana prevede, non in cambio del fatto che io mi dimostro triste e contrita. Però ci sono anche altre cose in questo paese che vanno così, cioè l'immigrazione per dire, no, noi ti diamo una casa, ma tu devi mostrarti molto grato e triste e disperato e molto magro. Il prezzo da pagare quindi è che devi dimostrarti triste come voglio vederti io. Esatto, sì, sì. E in questo la comicità è dirompente. Io non solo ti dico che voglio questo diritto, ma ti dico anche che poi voglio poterne parlare come voglio, anche esprimendola magari catarticamente o non catarticamente con una risata. Con la dignità che scelgo io. Che scelgo io, decido io come raccontare la mia storia, non me lo imponi tu in cambio del fatto che mi tuteli. Secondo me questa cosa è molto potente e ancora molto poco accettata e quindi questo è un tabù che mi diverte molto rompere. Poi successivamente sempre con lo stesso monologo, invece in un'altra trasmissione l'ho registrato e poi la sera è sparito.
Ovviamente, ma nessuno ti dice mai l'abbiamo censurato, ti dicono non c'era tempo, non c'era spazio, abbiamo dovuto preferire altre cose. Sempre per un'emittente televisiva? Sì. Diversa, completamente diversa. Quindi lì ho capito che c'era un nodo e quindi appena ho avuto un podcast mio, il primo episodio l'ho fatto parlando di aborto in modo umoristico e ha avuto un grande botto. Sì. Perché poi quando lo fai questa roba, tiri fuori questi mostri che nessuno può tirare fuori. Cioè io quando parlo di certi temi sui miei social mi arrivano una marea di messaggi, proprio vengo investita da messaggi, perché proprio lì dove schiacci, dove non si può fare, dove non si può dire, dove non si può parlare, c'è poi più bisogno di parlare e di ridere. A parte che quando parli ogni parola che pronunci sa proprio di comicità, cioè secondo me tu sei nata proprio per fare questo. Mi ricordo c'era Pierrot, si chiamava il pagliaccio, il clown che faceva piangere ma faceva anche ridere. Sì. Il senso che trasmetti è proprio questo, quello di far riflettere, di far piangere, di far ridere, di pensare. Ecco, abbiamo parlato dell'aborto con una certa leggerezza intelligente. Quello che ti volevo chiedere è se c'è un comico o una comica che per te è un modello da sempre, che hai sempre stimato e a cui ti piacerebbe rubare qualcosa. Beh, sicuramente più di uno. In questo momento più di tutti Gaber. Vabbè, io sono legata per vari motivi ad alcuni comici del passato che magari vedevano i miei genitori appassionati di Dario Fo, di tutti i programmi di Serena Dandini con cui poi ho avuto la fortuna di lavorare, sicuramente Paolo Villaggio, però Gaber mi piace perché l'ho detto in diverse interviste, la sua era una comicità filosofica e appunto era un ragionare sulle cose, sulla vita, sulla società, e se tu ascolti alcuni suoi pezzi estremamente attuali di ormai non so neanche più quanti anni, sono 50 anni fa, come se li avessi scritti ieri. È un ragionamento sull'essenza umana, sul come siamo noi, no? È un prendersi in giro in cui lui si include, non si esclude, cioè in cui lui non dice voi siete fatti così e fate schifo, dice noi siamo fatti così e facciamo un po' schifo. Questa roba è veramente potente, secondo me, mi piace molto, quindi se dovessi rubare qualcosa da lui innanzitutto se dovessi chiedere ti prego come hai fatto ad essere così attuale e allo stesso tempo così eterno, e poi questo modo di ragionare filosofico sul mondo mi piace molto. Ti vorrei chiedere anche se è cambiato il tuo modo di rapportarti col pubblico da quando hai iniziato. Intanto che tipo di rapporto hai col pubblico e poi se il pubblico in qualche modo, non so, ti è mai rimasto un complimento che ti è stato fatto, un commento, qualcosa che ti è servito. Hai un rapporto diretto intanto col tuo pubblico? Sì, anche tramite i social, perché ovviamente è diventato un contatto diretto. L'ho visto anche con me. Sì, basta che tu mi scrivi e io rispondo. Qualcuno dice che faccio un tipo di comicità empatica. Mi piace questa cosa, mi piace. È al tempo stesso provocatoria e empatica. Io in realtà sono un po' un orso di mio, ma mi piace l'idea che la comicità è un po' messa a disposizione e, come dicevo prima di Gaber, che siamo un po' tutti nella stessa barca e quindi più che giudicare nella mia satira sociale gli altri, mi piace giudicarci e quindi giudicare anche il mio voler cambiare il mondo ma poi dimenticarmi perché è l'ora dell'aperitivo. Io sono tipo un'estremista moderata, quindi candidati. Sì, ma non credo proprio. C'è già gente che fa abbastanza danni senza dover fare danni anch'io. Ma sono comici anche loro. Certo, ma poi dopo ci sarebbe un lungo discorso sulla confusione dei piani che crea non pochi problemi. Però ecco, mi piace parlare per le persone alla fine dello spettacolo, mi piace parlare come evidente, condividere, scambiare opinioni. Non sei così orso. Non so in che aspetto lo dici, però Faccio fatica un po' ad approcciare, cioè faccio fatica all'inizio. Sì, sono lombarda. Però sì, poi una volta rotto il ghiaccio meglio. Cose che mi sono state dette prima, dopo, durante gli spettacoli. Mi ricordo una signora di una certa età che venne a vedere un mio spettacolo e noi che facciamo stand up abbiamo sempre degli stupidi pregiudizi sulle persone grandi di età che vengono a vedere il nostro spettacolo. Stupidi perché se ci penso, voglio dire, i miei hanno fatto il 68, le generazioni prima della nostra hanno fatto cose che altro che noi a livello di provocazione, no? E mi ricordo che lei mi disse, mi ricordi appunto un comico che vidi anni fa che mi era piaciuto molto, appunto era Gaber, e quindi insomma quello per me è stato un complimento. Ti credo. Mi colpisca un fulmine adesso, sono felice, posso morire così. E poi sempre parlando del tema dell'interruzione di gravidanza, ho scoperto con quel tema, quando ho scritto questo pezzo e l'ho portato in mezzo al pubblico, quanto può essere potente la condivisione e quanto il fatto che un comico sul palco vada a rompere dei tabù e parli di cose imbarazzanti per lui
alimenti poi una macchina per cui si possono dire cose. Quindi a fine spettacolo le persone, ne parlo anche in quest'ultimo spettacolo in Io Morta, proprio lo spettacolo termina con racconti di persone che a fine spettacolo vengono a raccontarmi i fatti loro fin troppo. Finché ti raccontano proprio le loro avventure sessuali, i lati peggiori, che dico anche meno. Non voglio essere arrestata. Ormai sei etichettata come la comica empatica, quindi agli ho empatici capito. si dice tutto. Sì, però è che a volte dico, vabbè, anche me, no, va bene così, non lo volevo sapere. Forse se avessi fatto la psicologa, magari. Perché io ho studiato psicologia. Ah, e beh, allora scusa, Abbiamo chiuso il cerchio. la forse, comicità con allora questa che cosa. scrivi sei empatica è coerente anche col tuo È percorso. coerente, maledizione, sono prevedibile. Tu hai un tuo spettacolo preferito? Uno che proprio rifaresti che ti è piaciuto tanto perché sai che è piaciuto? No, perché Monologo, allora funziona così. Io sono tendenzialmente oltre ad essere orso, sono anche un po' cacasotto e ho sempre paura a scrivere cose nuove, ho paura che non funzionino, che non piacciono, perché scrivere uno spettacolo comico ci vuole tanto tempo e tanto lavoro. Uno spettacolo come quest'ultimo funziona, adesso è 1 anno e mezzo che ci giro con questo spettacolo, quindi dico vabbè, ormai questo spettacolo funziona. L'idea di ricominciare da capo a fare quel lavoro, di farlo diventare poi una cosa che è tutta in bolla, che funziona tutto come deve, eccetera, eccetera, mi fa fatica e quindi una volta che uno spettacolo funziona, io non scriverei mai un altro spettacolo, cioè vorrei... Poi invece scrivo lo spettacolo nuovo e dico, ah no, questo è molto meglio di quello prima. No, adesso è questo che non voglio lasciare più. Quindi ogni anno, ogni spettacolo nuovo. Quindi non in voglio questo più lasciare. momento è l'attuale. Certo, È è Io l'attuale. Morta. Sì. Ok. Anche se devo dire, questo spettacolo è uscito rispetto agli altri un po' più leggero. Cioè, parlo un po' più anche di relazioni, di cose un po' più leggere. Lo spettacolo precedente che si chiamava Drama Queen era un po' più politico come spettacolo. Raccontavo un pochino la mia vita per diventare comica, avevo fatto 200 lavori diversi, fra cui fare la barista al bar della stazione, con tutto le situazioni che puoi immaginare, oppure friggere popcorn in un cinema, perché esistono anche come lavoratori i friggitori di popcorn nel 2000 e non so, forse 15. E quindi mi piaceva parlare anche di questa cosa qua, di come certe categorie non vengono viste. Ed era un po' più politico come spettacolo. Chissà come uscirà quello nuovo, non lo so ancora. Io viva, forse. Io viva, non ho ancora neanche un titolo. Ah, ma lo stai già scrivendo? Sì, lo sto scrivendo già. Ah, ok. Sì. Il mestiere dell'attore e dell'attrice è un mestiere grazie al quale hai tanta adrenalina che ti arriva dal pubblico, dal teatro, appunto dall'interpretazione, però è anche un lavoro molto solitario perché tu scrivi, tu viaggi, ti sposti da sola, sei tu il foglio, il computer. Volevo capire come vivi tutto questo, c'è questa contrapposizione tra l'adrenalina del pubblico che hai per 1, 2, 3 ore e però poi vivere una vita non solitaria nella vita personale ma lavorativamente parlando, sei tu e la tua penna. Ah sì, essendo un po' orso mi piace anche quel lato. Il viaggiare da sola non mi pesa. In realtà io sono autrice dei miei testi, ma collaboro anche con degli autori, perché appunto ho un podcast, i pezzi di stand-up, i pezzi che scrivo per la televisione, a volte ho dei progetti specifici, le serate aziendali, ho tanti progetti diversi e quindi a volte non ho tempo di scrivere così tanto, ma la mia modalità di scrittura è sempre insieme. Non riuscirei mai a farmi dare un pezzo già scritto, piuttosto si lavora insieme per trovare delle nuove battute su dei temi che tendenzialmente propongo io. Quindi un po' cerco anche di avere una squadra di lavoro che mi sproni anche, che mi aiuti, che fosse per me, io poi quando sono a casa, come credo tutti, non vorrei fare niente, Esatto. altro che scrivere. Cosa scrivi? Voglio stare a casa a dormire. E invece avendo delle persone che ti costringono un po', che ti insomma prendono per adesso scriviamo, sono costretta a farlo. Senti, ti avrei chiesto qual è il tuo progetto per il 2026, ma mi sa che già ce l'hai, che è quello di scrivere il nuovo spettacolo, ma ne hai un altri? Allora, in questo momento specifico sto lavorando sul mio materiale in inglese. Ah, inizi un tour? No, non ancora, no, per carità. Per ora ho solo delle piccole cose in inglese, sto cominciando a esibirmi in inglese e mi piace molto. Ti devi resettare un po' il cervello per fare la stessa cosa in un'altra lingua, perché comunque il comico ha tutto un lavoro sulla scrittura, sul linguaggio, sulle parole, sui ritmi e quindi sballa tutto quando lo fai in un'altra lingua. Ed è bello gli incontri, cioè ovviamente quando provi pezzi in inglese incontri persone di tante altre nazionalità e la possibilità di andare all'estero. Avevo fatto dei tour in Europa, ma sempre in italiano. Mi piacerebbe cominciare a lavorare sull'avere più materiale in inglese, quindi questo è sicuramente un obiettivo, appunto lo spettacolo nuovo, la nuova stagione del podcast. Mi sembra abbastanza, sì. Io ti auguro di raggiungere tutti questi obiettivi. Grazie ancora di essere qua, è stato molto molto bello. Grazie a te, grazie.